Ciao a tutti e bentornati su Audiofilando. Io sono Maurizio e sono di nuovo qui per cercare di accompagnarvi lungo la retta via dell'ascolto a due canali. Grazie ad Hi-Fi di Prinzio che ce l'ha inviato, siamo di nuovo qui a parlare di Hi-Fi, o meglio di high-end, vale a dire l'espressione più elevata dal punto di vista qualitativo e, perché no, economico dell'ascolto a due canali. Lo faremo oggi con un DAC dell'italianissima Audio Analog, in particolare un DAC della linea Pure AA, la A DAC. Prima di iniziare vi ricordo sempre di mettere il pollicione su e iscrivervi al canale se vi piace quello che facciamo. Più siamo e più io e Elena riusciremo ad avere oggetti per queste review e cercare di farveli conoscere nel modo migliore possibile. Abbiamo già parlato di Audio Analog e vi lascio qui sopra il link in cui vi presento il loro amplificatore integrato di punta, il Maestro Anniversary. Oggi approfondiremo appunto il discorso sul AA DAC, che è il compagno ideale, se vogliamo, del Maestro Anniversary, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista estetico. Questo oggetto fa parte della linea Pure AA, che contiene anche altri elementi, come ad esempio il prefono che ha presentato Gianluca Bocci in una sua puntata, o anche un amplificatore integrato. Vi faccio vedere l'imballo con cui è arrivato in questa casa la ADAC, in cui arriverebbe a casa vostra. È curato, come vedete, in ogni dettaglio e garantisce una protezione sicura del suo contenuto durante il trasporto. Ok, è arrivato il momento di dare uno sguardo più da vicino a questo DAC, entrando nel dettaglio delle sue interfacce, funzioni e settaggi. Prima di approfondire la sua conoscenza andiamo a vedere cos'altro contiene l'imballo. Telecomando con cui andremo a pilotare il nostro DAC, molto bello, pesante e dal punto di vista estetico del tutto simile a quello dell'amplificatore maestro che abbiamo visto in precedenza. Ovviamente l'imballo contiene anche le batterie per l'alimentazione. Abbiamo cavo di alimentazione con spina italiana, come potete vedere, cavo USB per la connessione al PC nel caso la utilizzassimo come sorgente da collegare al nostro DAC, e antenna 2,4 GHz che è quella da collegare sul retro, vi farò vedere dove, per la connessione Bluetooth. Abbiamo anche una brugolina, vedete, che ho utilizzato per inserire le batterie nel telecomando, e per concludere un po' di carta con il certificato di garanzia che ovviamente non può mancare, e soprattutto il manuale di istruzioni che contiene le istruzioni sia in lingua inglese che, ci mancherebbe altro, in lingua italiana. Eccoci qui, prima di iniziare volevo farvi notare, ve l'avevo già detto che mi era molto piaciuto anche sul Maestro, l'incisione sul pannello frontale, sul Maestro era sulla parte superiore, qui è sul pannello frontale con marchio e modello. Partendo da sinistra abbiamo l'ingresso infrarossi per il telecomando e il LED che indica lo stand-by del dispositivo, l'accensione del dispositivo, lo vedremo acceso dopo. Non so se riuscite a vederli, ma in questa parte a sinistra del manopolone centrale abbiamo i 6 LED che indicano l'ingresso selezionato, che vanno da ottico, AES-EBU, Bluetooth, USB e i due coassiali, 1 e 2. Vedremo meglio quando guarderemo il pannello posteriore a cosa corrispondono. Manopolone centrale, così come per il Maestro, è sia un pulsante che una rotella per regolare il volume se viene utilizzato lo stadio pre integrato in questo DAC. Attorno ci sono i LED che indicano il livello di volume. Sulla parte destra invece abbiamo altri LED che indicano la frequenza di campionamento del file che è in riproduzione in questo momento, sia per il formato PCM, quindi da 44 kHz a 384 kHz, sia per il formato DSD che va da DSD 64 a 512. Per finire, sulla destra l'uscita jack per il collegamento delle cuffie, infatti questo DAC ha anche un preamplificatore cuffie integrato. Andiamo ora a vedere il pannello posteriore, in cui abbiamo l'antenna che vi ho fatto vedere prima, l'antenna per la connessione Bluetooth. In alto abbiamo la sezione analogica, l'uscita analogica di questo DAC. Abbiamo la possibilità di connessione bilanciate in uscita sia single-ended. Queste uscite, entrambe le uscite potranno essere collegate sia a un amplificatore finale direttamente nel caso in cui lo stadio pre-integrato venga utilizzato, sia a uno stadio pre nel caso in cui venga utilizzato la DAC come pure semplice DAC. Nella parte inferiore invece abbiamo gli ingressi digitali. Partendo da sinistra, l'ingresso USB per la connessione al PC, l'ingresso Toslink per la connessione ottica a una sorgente, l'ingresso AES-EBU che è quello che utilizzo io normalmente nel mio impianto, l'AES-EBU digitale, e per finire i due
ingressi coassiali digitali, coassiale 1 e 2. Praticamente quindi sono disponibili tutte le interfacce digitali tradizionali. Per finire, sulla destra abbiamo l'ingresso per la connessione di alimentazione, la spina IEC con il suo fusibile e l'interruttore on-off di accensione. Ora andiamo ad accenderlo. Vedete che collegandolo all'ingresso di alimentazione e attivando lo switch sul retro si accende il LED di standby. L'accensione del dispositivo può essere effettuata sia tramite il telecomando che tramite il pulsantone centrale tenendolo premuto, fino a quando si sente il classico click. Il LED di power inizia a lampeggiare. Al termine dello startup viene evidenziato sia l'ingresso selezionato, che in questo caso non c'è nulla, ma nel momento in cui ci fosse qualcosa in riproduzione, la frequenza, il tipo di file che viene riprodotto in quel momento. Di default lo stadio pre è disabilitato e quindi vedete che la manopola del volume non ha nessun effetto. I pulsanti sul telecomando sono il tasto setup, che è quello che vedremo dopo per configurare alcune impostazioni di questo DAC, il tasto standby per l'accensione e lo spegnimento, il tasto mute nel caso in cui venga attivato lo stadio pre, serve per ridurre al minimo improvvisamente il volume d'uscita. Tasto in più e in meno servono per scorrere a rotazione i vari ingressi. E alla fine volume più e volume meno, se anche questo viene utilizzato il DAC, serve appunto per regolare il volume. Pigiando il tasto in più vado a scorrere gli ingressi nel menu rotazione andando all'ingresso successivo, così come in meno mi permetterà di tornare all'ingresso precedente. Tutti i LED bianchi, come potete vedere, tranne il classico LED blu-azzurro che indica la connessione Bluetooth. Andiamo più nel dettaglio nel menu di configurazione, vediamo cosa possiamo configurare su questo DAC. Tenendo premuto il tasto setup per 5 secondi, entro nel menu impostazioni. Ci sono 4 parametri impostabili su questo DAC che sono indicati nell'ordine dall'ingresso lampeggiante ottica, la SEBU, Bluetooth e USB. Il parametro in fase di regolazione è quello lampeggiante, mentre il valore impostato per quel parametro è indicato dalla rotella dai LED del volume, dai primi LED del volume. I parametri sono l'intensità luminosa dei LED, il bilanciamento tra canale sinistro e canale destro, il filtro digitale selezionato sul DAC e la possibilità di impostare il DAC come puro DAC appunto o come DAC più stadio pre. Il primo parametro indicato dal LED OPT lampeggiante è appunto la luminosità dei LED. Abbiamo 3 possibilità, in questo caso è acceso il secondo LED di indicazione del volume, quindi indica la modalità normale. Con i tasti volume più e volume meno andiamo a cambiare l'impostazione luminosa dei LED. Il primo LED indica LED spenti durante il normale funzionamento e solo quando vengono attivati con una funzione del telecomando si accendono. Il secondo è la modalità di default, che è quella di illuminazione normale, e la terza invece è quella di luminosità massima, che infatti vedete che è più brillante in questo momento. Pigiando il tasto setup ancora passiamo alla seconda voce del menu, che è quella del bilanciamento. I 2 LED simmetrici illuminati in questo modo indicano un bilanciamento perfetto. Con il tasto volume più e volume meno andremo a spostare il bilanciamento sulla destra, come in questo caso, o sulla sinistra. Lascerò il bilanciamento ovviamente al 50-50. Pigiando di nuovo il tasto setup andiamo nella terza voce del menu indicata dal LED relativo al Bluetooth durante il normale funzionamento. Il DAC dà a disposizione 7 filtri digitali che sono quelli impostabili direttamente all'interno del DAC vero e proprio che viene utilizzato al suo interno, che è l'ESS Sabre ES9038. Il filtro impostato di default è il secondo, che a detta del costruttore è quello che garantisce le migliori performance sonore. Liberissimi durante le vostre prove, le vostre lunghe sessioni d'ascolto, di testare tutti i 7 filtri per vedere quelli che meglio si abbinano sia alle vostre elettroniche che al vostro ambiente. L'ultima voce del menu, quella indicata dal LED USB, è quella che distingue tra il funzionamento puro DAC e DAC più pre. L'opzione 2 è quella puro DAC, l'opzione 1 selezionabile sempre con i tasti volume e quella DAC più pre. Pigiando ancora una volta il tasto setup
ritorniamo nel menu principale. Vedete, ho lasciato volutamente impostato il DAC come DAC più pre, che a questo punto la manopola frontale diventa quella per la regolazione del volume in uscita dal pre. A questo punto è ora di approfondire le caratteristiche tecniche principali di questo DAC. Partiamo ovviamente dal suo cuore, il chip utilizzato. Si tratta di un Sabre ES9038 che è molto diffuso sui DAC di alta fascia, è un convertitore Sigma Delta. La sua capacità di conversione, parlo della conversione DAC pura e semplice, arriva a 32 bit 768 kHz. Per quanto riguarda la sua interfaccia USB, attraverso questa interfaccia siamo in grado di convertire file PCM fino a 32 bit 384 kHz. Inoltre è compatibile con il DSD e arriva a convertire fino al DSD 512. Per quanto riguarda invece le sue interfacce digitali più tradizionali, se vogliamo dire, può arrivare a convertire solo file PCM fino a 24 bit 96 kHz per quanto riguarda l'interfaccia Toslink, e questo è sostanzialmente un limite di questa interfaccia ottica. Arriva invece a 192 kHz sia per l'interfaccia coassiale digitale che per quella AES-EBU. È dotato, come abbiamo visto, di interfaccia Bluetooth aptX che consente la conversione e la gestione di file fino a 16 bit 48 kHz, quindi file in qualità CD e non iRes, come è scontato, se vogliamo dire, a causa dei limiti di banda dell'interfaccia Bluetooth. Abbiamo visto anche che è dotato di ben 7 filtri digitali per assecondare nel modo più corretto possibile quali sono le nostre preferenze sulle più piccole sfumature dell'ascolto. Il rapporto segnale-rumore dichiarato è di 108 dB, quindi molto buono, e il range dinamico di 124 dB. Molto interessanti sono i grafici sulle misure di laboratorio effettuate su questo DAC, che ho trovato sul manuale utente e troverete anche voi su questo manuale. Personalmente trovo che sia molto importante, corretto e serio da parte delle aziende rendere disponibili queste misure. In particolare qui vi faccio vedere il grafico del THD+N. Comprende anche uno stadio di preamplificazione che può essere molto utile nel caso in cui volessimo interfacciare questo DAC con pre direttamente a un amplificatore finale. I vantaggi di questa soluzione ve li ho già illustrati quando abbiamo parlato di un altro DAC con questa caratteristica, in particolare il PS Audio Stellar Gain Cell DAC, per cui vi lascio la puntata qui sopra. Piccolo accenno su una accortezza costruttiva progettuale di questo DAC. Per quanto riguarda la sezione digitale e analogica che viene messa in comunicazione attraverso un DAC per la sua funzione stessa, abbiamo due diverse sezioni di alimentazione separate. Per loro natura, i segnali digitali e l'elettronica adibita al loro trattamento genera del rumore elettrico che si ripercuote sullo stadio di alimentazione. È chiaro quindi che mantenere separata l'alimentazione della sezione analogica aiuta a mantenere elevato il rapporto segnale-rumore, evitando che i disturbi provenienti dalla sezione digitale attraverso lo stadio di alimentazione vadano a sporcare il nostro segnale analogico, che come sapete è quello che verrà amplificato, verrà inviato ai nostri diffusori e arriverà a portare il messaggio musicale alle nostre orecchie. Veniamo ora alle mie impressioni d'ascolto su questo DAC. Vi lascio qui sopra il link alla puntata in cui l'abbiamo ascoltato, collegato all'amplificatore integrato Maestro Anniversary, sempre audio analog, attraverso due cavi XLR AirTech Omega 2. A completare il setup ovviamente avevamo il nostro player digitale, il NAD M50, e le nostre casse, i nostri diffusori, le Olimpica 3 della Sonus Faber. Le mie impressioni d'ascolto in senso stretto legate al DAC sono principalmente collegate al dettaglio sui medio-alti e alla ricostruzione della scena sonora. Da questo punto di vista, come vi ho già detto quando ho parlato del Maestro Anniversary, le mie impressioni sono state molto buone e buona parte di queste impressioni sono legate anche a questo DAC. Si tratta quindi, per l'aspetto prettamente musicale, di un ottimo prodotto che è alla fine quasi sempre ciò che ci fa propendere per la scelta di un prodotto piuttosto che un altro. Quando si parla di un DAC però sono importanti anche, oltre agli aspetti sonici, anche altri aspetti, come ad esempio la completezza delle interfacce analogiche e digitali e anche la completezza rispetto alla capacità di interfacciarsi con i vari formati digitali che gli vengono posti all'ingresso. Bene, da questo punto di vista, per quanto riguarda le interfacce digitali, nulla da dire. È presente anche l'interfaccia AES-EBU, che ad esempio è quella che utilizzo normalmente sul nostro setup,
che è non sempre presente anche in elettroniche di prestigio. È disponibile l'uscita analogica bilanciata e questo lo rende completo anche dal punto di vista delle uscite analogiche. Infine è molto completo anche per quanto riguarda la capacità di decodifica sia dei formati PCM che DSD e quindi lo rende compatibile con praticamente tutti i formati disponibili sul mercato. A completare il pacchetto delle dotazioni di serie, se vogliamo dire, anche l'interfaccia Bluetooth aptX, che lo rende anche un dispositivo prêt-à-porter, se vogliamo dire, disponibile e pronto per un ascolto immediato tramite il nostro telefono, ad esempio. Ora lascio la parola a Elena, sentiamo cosa ha da dirci. Eccoci qua, ovviamente pagella WAF per questo DAC praticamente identica al suo fratellino che abbiamo visto precedentemente, il Maestro Anniversary. Identica ovviamente perché, come potete notare, il design è totalmente identico, i materiali sono gli stessi, la composizione estetica esterna è la stessa, quindi identica pagella. Se vi ricordate, avevamo parlato delle due finiture che proponeva Audio Analog per l'amplificazione, che è la stessa che propone per il DAC, cioè silver, questa qui, e invece il nero. Mentre per l'amplificatore vi avevo detto che secondo me il silver rendeva più giustizia al design, soprattutto per quanto riguarda i dissipatori laterali. Qui ovviamente non abbiamo dissipatori laterali e quindi il design rimane ancora più pulito, e secondo me il nero è una grande opzione che secondo me vale la pena di prendere in considerazione. Identici materiali, quindi di nuovo di altissima qualità. Questa volta la parte nella cura dei dettagli, lo sapete, a me non piacciono le viti a vista, però in questo caso la lamiera è la stessa su tutto il fianco, su tutto il retro, e quindi questa cosa si nota di meno, mentre invece nell'amplificatore avevamo visto che era un po' un pugno nell'occhio considerando i dissipatori laterali. Qui invece sembra tutto più armonioso, rimane tutto più pulito perché non ci sono appunto altri materiali nella parte posteriore, e quindi gli permettiamo anche questa soluzione di assemblaggio delle varie parti. Design del fronte totalmente in linea con quello che abbiamo visto dell'amplificatore, quindi veramente bello, però ci sono tuttavia alcune piccole differenze. La prima che possiamo notare è il fatto che abbiamo qua davanti incisi sia il modello che il marchio, mentre invece nell'amplificazione avevamo solo il modello sul fronte, il marchio invece era su questa parte di risvolto. Altra piccola differenza, l'utilizzo dei LED sul fronte, ovviamente perché abbiamo due funzioni totalmente diverse, quindi abbiamo più necessità di avere i LED sul fronte, e in questo caso, mentre nell'amplificatore avevamo i LED che indicavano il livello del volume sulla parte anteriore di lato rispetto alla manopola, in questo caso il volume è indicato qua con questi piccoli LED proprio intorno alla manopola, questo nel caso in cui venga utilizzato come pre, mentre invece per settare le sorgenti si usa sempre la manopola ma con la pressione con click. Per il resto design completamente identico, no? Come abbiamo visto al Maestro Anniversary, che abbiamo avuto modo di analizzare precedentemente, e anche il telecomando, come potete vedere, completamente in linea con quello che abbiamo già visto. Ottimi materiali, un bellissimo peso, un bellissimo design. E beh ragazzi, comunque se il design italiano è famoso in tutto il mondo, un motivo ci sarà, e questi oggetti Audio Analog sono veramente una grande rappresentanza di questo grande design. Bene, a questo punto penso di avervi detto tutto. Vi invito ad andare ad ascoltare questo prodotto come altri prodotti di Audio Analog da Hi-Fi di Prinzio. Sicuramente un ascolto ne vale la pena, confrontato anche con gli altri prodotti che questo munitissimo negozio ha a disposizione per i vostri ascolti. Se andate a vedere, il prezzo di questo DAC è barrato a una barretta sopra. Chiaramente, se foste interessati, chiedete di Luciano all'interno del negozio, dite che vi manda Audiofilando e sicuramente vi riserverà un trattamento di favore. Ok, per oggi non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!